Benvenuti, amanti della filosofia e della saggezza antica. Oggi ci immergeremo in un racconto avvincente ispirato agli antichi insegnamenti di Zenone e alla saggezza degli Ulivi. Attraverso questa storia esploreremo il potere della resilienza, l'accettazione e la forza interiore, elementi cardine della filosofia stoica. Prima di iniziare, vi invito a viaggiare con noi nel mondo della saggezza e della conoscenza antica. Non dimenticate di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per continuare a esplorare racconti e riflessioni simili. Buon ascolto. Capitolo 1. L'Agorà di Atene, il cuore dell'antica civiltà. Nell'antica Atene, l'Agorà, la piazza centrale circondata da colonne e decorazioni marmoree, rappresentava il crogiolo della vita culturale e politica della Grecia classica. I maestosi edifici, con le loro colonne eleganti, erano testimonianze della grandiosità architettonica dell'epoca. Le sculture e le decorazioni, impreziosite da intagli intricati, celebravano la perfezione artistica raggiunta dai maestri artigiani ateniesi. Il susseguirsi delle giornate vedeva l'Agorà animata da una fervente attività. Persone di ogni estrazione sociale si incontravano per discutere di politica, commercio, filosofia e arte. Era un luogo in cui il sapere fluiva come il vento che spira dall'Egeo, portando con sé idee e pensieri che avrebbero plasmato il destino di un'intera civiltà. In mezzo a questo palcoscenico culturale si ergeva maestoso Zenone, figura imponente che incarnava la saggezza e la calma. Il suo aspetto, con la lunga barba grigia e gli occhi profondi come pozzi di conoscenza, attirava l'attenzione di tutti coloro che incrociavano il suo sguardo. La sua presenza, una combinazione di autorità e dolcezza, sembrava emanare un'energia che avvolgeva ogni parola che pronunciava. Era un periodo in cui Atene, oltre a essere un faro di cultura, era anche il centro dello sviluppo della filosofia, dell'arte e della politica. Grandi pensatori come Platone, Aristotele e Socrate avevano camminato per queste strade, lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'umanità. La piazza stessa, con la sua architettura maestosa e la sua storia millenaria, era un monumento vivo dell'ingegno e dell'ambizione di una civiltà che si era affermata nel mondo antico. E così, nell'epicentro di questa ricchezza culturale e di questo fervore intellettuale, Zenone, con la sua saggezza millenaria, si ergeva come una guida per coloro che cercavano il significato più profondo della vita e della moralità. Capitolo 2. Il conflitto interiore. In una calda giornata estiva, il sole splendeva alto nel cielo, tingendo di un colore dorato le eleganti colonne che circondavano l'Agorà. La piazza risuonava di voci e di suoni, con persone di ogni estrazione sociale che si affollavano tra i mercanti, gli oratori e gli artisti che popolavano il luogo. Era un momento in cui l'effervescenza della vita quotidiana si fondeva con il fervore intellettuale e filosofico che permeava la città. In questo scenario, Zenone e i suoi discepoli si erano riuniti per discutere delle virtù della filosofia stoica. L'aria era carica di un'energia intensa, mentre i ragionamenti si intersecavano tra gli echi dei monumenti che sembravano sussurrare antiche verità. La piazza era un crogiuolo di idee e di conflitti, dove le menti si scontravano e si abbracciavano nello stesso istante. Fu in mezzo a questa vivacità che un giovane di temperamento acceso si fece strada tra la folla. Il suo volto, illuminato dalla passione e dall'impazienza, tradiva una lotta interiore che lo tormentava. La sua voce, tagliente come una spada di Damocle, risuonò attraverso l'Agorà. «Perché dovrei ascoltare te?» gridò. Le sue parole risuonarono come un eco tra le colonne, interrompendo il flusso sereno delle discussioni. L'atmosfera, carica di tensione, vide Zenone volgersi con una serenità disarmante verso il giovane. I suoi occhi, profondi e penetranti, sembravano scrutare oltre la superficie ribollente del confronto. «La vita è come gli ulivi», disse con voce calma e autorevole. Il suo tono echeggiava come il richiamo del vento fra le fronde degli alberi. A volte tempestosa, a volte serena, ma sempre capace di insegnare. Il giovane, un misto di curiosità e scetticismo dipinto sul volto, si avvicinò, attratto dalla saggezza che permeava le parole di Zenone. La piazza, nel suo trambusto,
Era il palcoscenico perfetto per il confronto di idee e per la ricerca interiore di chi si trovava al suo interno. Era un'arena di dibattiti e di scoperte, dove le passioni si accendevano e i dubbi si dissolvevano nel respiro della conoscenza. Capitolo 3. La lezione degli ulivi. Quella notte l'oscurità aveva inghiottito l'agorà, mentre le stelle si specchiavano nel cielo come gemme luminose. Ma la quiete non avrebbe regnato a lungo. All'improvviso il tuono ruggì nel cielo, annunciando l'arrivo di una tempesta imminente. I lampi illuminavano l'orizzonte, mentre il vento iniziava a sibilare fra le colonne, portando con sé l'odore dell'aria umida. Gli ulivi nella piazza si agitavano come danzatori impetuosi sotto il comando di una forza invisibile. Le foglie, muovendosi al ritmo della tempesta, cinguettavano come un coro di 1000 voci. Dal calore del suo rifugio, il giovane osservò dalla finestra il tumulto degli alberi. La potenza della natura si manifestava in tutta la sua maestosità, eppure gli ulivi, nonostante fossero piegati dal vento, resistevano tenacemente. Era come se quegli alberi, antichi custodi di saggezza, avessero abbracciato la tempesta, accogliendola come un vecchio amico anziché combatterla. In quell'istante, una comprensione profonda si fece strada nella mente del giovane. Come gli ulivi, la vita non era una linea retta, ma un susseguirsi di alti e bassi, di momenti sereni e di tempeste. Era nell'accettazione di questa realtà mutevole che risiedeva la chiave della saggezza. La piazza, solitamente animata da discorsi e attività frenetiche, era ora teatro di uno spettacolo naturale. Gli ulivi, con le loro radici saldamente ancorate al suolo, sembravano custodi di una saggezza millenaria, pronti a offrire i loro insegnamenti silenziosi a chi li osservava da lontano. Era come se quegli alberi, in quel frangente, avessero sussurrato al giovane la lezione più importante della sua vita. La vera forza risiede nella resilienza e nell'accettazione di ciò che non possiamo cambiare. L'esperienza della tempesta e l'incontro con la forza maestosa degli ulivi avrebbero lasciato un segno indelebile nell'animo del giovane, portando con sé una nuova prospettiva sulla vita e sulla forza interiore che risiede nell'accettazione e nell'adattamento. Capitolo 4. La forza della resilienza. Con il sorgere del sole, la tempesta si placò e l'agorà si risvegliò avvolta da una luce dorata. La piazza, solitamente in fermento, era ora pervasa da un'atmosfera di tranquillità. Il giovane, dopo aver contemplato la lezione degli ulivi nella notte burrascosa, sentiva una nuova consapevolezza pulsare nel suo petto. Deciso, si diresse di nuovo verso la piazza, camminando tra le colonne marmoree come se ogni passo fosse una decisione presa consapevolmente. Si avvicinò a Zenone e con voce ferma ma umile si inginocchiò davanti al filosofo. «Maestro», disse, «insegnami a essere come un ulivo, flessibile e arrendevole, accettando la tempesta ma rimanendo saldo». Lo sguardo di Zenone, calmo e compassionevole, incontrò quello del giovane. «La vera forza risiede nella tua capacità di adattamento e nell'accettazione di ciò che non puoi cambiare», disse con una voce che sembrava una melodia soave che danzava nell'aria. Il giovane, toccato dalla profondità delle parole di Zenone, sentì un'intesa profonda risuonare nell'anima. Era come se, in quel momento, avesse compreso il significato più profondo della saggezza stoica. La forza non risiedeva nell'evitare le tempeste della vita, ma nell'abbracciarle con fermezza e dignità, senza perdere la propria integrità interiore. Da quel momento, il giovane divenne uno degli ardenti seguaci di Zenone. Abbracciò la filosofia stoica, portando con sé il simbolo degli ulivi come emblema della sua forza interiore. Si impegnò a diffondere la lezione che aveva appreso quella notte, condividendo con gli altri la saggezza degli alberi e la forza che si cela nell'accettare e nel superare le avversità. L'agorà, nel corso dei giorni seguenti, continuò a essere un crogiuolo di idee e di discussione, ma ora, tra le colonne marmoree, si poteva percepire un'atmosfera diversa. Le parole del giovane, ispirate dalla lezione degli ulivi, si diffusero come un canto, portando con sé un messaggio di resilienza e accettazione che si diffuse fra gli abitanti di Atene.
Le menti si unirono nella consapevolezza della forza interiore che risiede nella capacità di adattamento e nella resilienza dinanzi alle sfide della vita. È stato un vero piacere condividere con voi questa affascinante storia, tratta dagli insegnamenti antichi della filosofia stoica. Spero che le lezioni di resilienza e accettazione ispirate agli ulivi abbiano toccato il vostro cuore tanto quanto hanno toccato il mio. Vi invito a continuare questo viaggio insieme, esplorando le profondità della conoscenza e della saggezza. Il vostro supporto è fondamentale per la crescita di questa comunità. Vi ringrazio di cuore per aver condiviso questo momento con noi. Non dimenticate di lasciare un commento con le vostre impressioni e di iscrivervi al canale per esplorare nuovi contenuti e approfondimenti. A presto e che la saggezza sia sempre la nostra guida.